Porca madosca! No ragazzi, ma quanto è divertente sta c***o. Ragazzi, primi clip per farvi venire proprio l'acquolina in bocca. Siamo alla presentazione mondiale della nuova Ducati Hyper 698 Mono. Prima di tornare in pista, qualche dato velocissimo per farvela conoscere meglio, anche perché lì all'EICMA, quando l'avete vista nel video appunto del salone della moto, siamo andati molto veloci. Motore in pieno stile Ducati, il più potente della sua categoria, ovviamente come dice il nome, monocilindrico. 84 cavalli di potenza per la versione RVE, che è quella appunto con lo scarico racing aperto. Passando al reparto ciclistico, sempre in pieno stile Ducati, telaio a traliccio e motore portante, non come tutti gli altri motard appunto con il telaio a culla che va ad abbracciare tutto il motore, quindi molto molto interessante. E andiamo sul reparto elettronica. Qui ne abbiamo a bizzeffe, perché Ducati ha voluto pensare un modo per aiutare chi pazzariel non lo è, chi faceva un po' di fatica a tirare su queste moto, che alla fine il loro scopo è un po' quello di divertirsi, impennate, stoppi, traversi, ovviamente fatti in pista, specifichiamo. Quindi si sono inventati non solo un'elettronica che aiuta nella guida come al solito, ma anche per fare i pazzarielli, per fare i numeri. Ma ho già parlato abbastanza, quindi adesso prendiamo e andiamo in pista. Prima di entrare in piccola comunicazione di servizio, vi ricordate gli anni scorsi quando ho dovuto fare la presentazione della V4S, dove dovevo mettermi l'attacco fuori che faceva schifo, la telecamera che appunto era anche tra parentesi pericolosa all'esterno del casco, microfoni, scotch per tenere fermi tutti i fili, cioè uno schifo atomico. Oggi grazie a Insta360 tutto questo è stato annullato e tutto quello che mi serve è solo una Go3 e un magnete. Figata. Ah, dimenticavo, ovviamente iscrivetevi al canale, facilissimo, velocissimo e è gratis. Ed eccoci qua, prima presa di contatto con la nuova 698 RVE che ho nelle mie manine, qui a pochi chilometri dal circuito di Valencia, dove ho fatto il mio test con Broncos e la V4. Mi hanno raccontato adesso il tester Alex Valia, che è un po', eccolo, che è un po' il mega tester di questa moto, l'ha vista crescere, nascere e svilupparsi a pieno. Mi ha detto che hanno inserito questa sorta di wheel control dove tenendolo a 1 tu apri tutto ed è una sorta di assistente all'impennata. Ovviamente tutto questo su questo modello RVE nel momento in cui vai a inserire gli scarichi racing. A parte questa chicca, cosa sono le prime impressioni? Per chi ha avuto la fortuna di provare un 450, la cosa che salta subito all'occhio, o meglio al sedere, è una ovvia maggiore stabilità, essendo un pochino più pesante di un 450 classico. Traversino coccolino, allo stesso tempo una sicurezza sull'anteriore che i motard classici non ti offrono. Io ho sempre avuto problemi con i 450 per il fatto che l'anteriore non mi è mai proprio piaciuto, non mi dà mai feeling, troppo rigido, troppo poco carico sull'anteriore, e nonostante questo sia alla fine un motore monocilindrico, la sensazione all'anteriore è molto migliore e mi ricorda un po' una stradale rispetto, ovviamente sto esagerando, rispetto comunque a un motore 450, e questa cosa almeno io la adoro. Parlando invece per un discorso di utilizzatore amatoriale, insomma, quando prendi un 450 da competizione è tosta, perché cavalli ce ne sono, molto specialistica, e sono moto che non sono fatte per andare su asfalto alla fine, e noi ce le facciamo andare, e diciamo sono mezzi molto cattivi. Invece questo ti dà una sicurezza, ti dà una, hai una facilità di utilizzo che è un qualcosa di fuori dal normale. Me la immagino tra i passi di montagna, è proprio il suo campo di battaglia o terreno di caccia, se così possiamo dire, ovviamente nei limiti consentiti dalla legge.
Non vogliamo mica, guarda qui, sotto il piegone su sinistra, non vogliamo mica prendere le multe, ovviamente. Ma che bello, gli apri, senti che come viene su col coppione da sotto, questo mono, il più potente della sua categoria. Wow! Oh, dentro. Adesso bisogna un attimo iniziare a... come se... orco zio, e come si sono scaldate, per iniziare ad aprire, andare in fondo cattivi. Oh. E avete tutto un insieme di cose che ovviamente sul motard classico non avete. I PC, anti-impennamento, avete un sacco di diavolerie elettroniche, qualcuno le chiama, ma la verità è che ti fanno andare più forte e più in sicurezza, quindi poche balle. Do your thing, do your thing, do your thing, do your thing. Can you do something for me? Can you hit a little for me? Can you do something for me? Can you do your thing? Parlare, ricordate la pista che non si conosce, è un pochino difficile qua, il sicuro sinistra mi piace tanto, tutto giù, tutto, come andasse, tutto giù. È veramente bello. Primo turno con le prime impressioni andato, vi ho fatto sentire così erano le prime sensazioni in sella, ma parliamo invece con chi ha fatto qualche chilometro in più e soprattutto con chi è stato uno dei primi a testarla. Caro Sexy Vandy, venga qui. Ciao ragazzi, bentrovati. Tu hai avuto la fortuna di essere uno dei primi a essere salito su questo mezzo. Voglio capire se le prime cosine che ho sentito Sono le stesse. Sono le stesse o meglio, tu che hai fatto qualche chilometro in più, sai qualcosa in più da dirci. Quindi, cosa hai sentito di questa moto? Pronti via. La cosa che più mi ha impressionato è la facilità di guida, l'anteriore, che più ci forzavo e più mi dava sicurezza, cosa che su un 450 più classico, Su un 450 più forti, magari più è più facile che senti un po' il chattering, ti si chiude lo sterzo. soprattutto ci vuole tanto tempo per metterlo a posto, e tra il motard preso in mano dalla casa pronti via e un motard fatto e finito ci passa la vita, no? Esatto. Invece questa è una moto che in teoria ci deve far divertire in strada, ma entriamo in pista e ci fa godere. Esatto, quello che hai sentito è giusto, e anche a me quello che ha impressionato è, nonostante la moto pesa un po' di più, non è che è un peso fastidioso, cioè non lo senti, questa differenza da un 450 a questa moto qua quasi non la senti. L'avantreno, come detto, è fantastico perché ti permette di entrare fino a dentro coi freni e la moto dici quando è che mi molla, non molla. No, quindi... poi io venendo dalle stradali ho sempre cercato su anche i motard specialistici questa sicurezza sull'anteriore, cosa che non ho mai trovato. Esatto. Difatti con VM, che salutiamo, quando avevo provato il KTM, il progetto Super Motard GP, per poi farlo diventare la mega moto che abbiamo tirato fuori, pronti via a Ottobiano, ho detto dai, non è così male, ho capito un po' come funziona, ho spinto quel chilometro orario più forte sul sinistra, l'ho lanciata nel muro, Esatto. e quindi via Poi così. partiamo che non abbiamo neanche le stesse gomme. A parità di gomme sarebbe ancora meglio. Sarebbe interessante, magari fatecelo sapere qui sotto nei commenti, se volete, diciamo, una chittatina di questa moto, a vedere Dove si può arrivare? Dove si può arrivare? UM, preparati, insomma. Comunque, un'altra cosa stra-interessante è che durante gli shooting che abbiamo fatto prima, c'avevo l'antipennamento a 1 e non capivo, pensavo di aver disimparato a impennare, e poi mi fanno no, Esatto. tienilo full. E controlla lei, cioè si mette a una certa angolazione, te puoi stare al pieno gas e non ti ribalti. Quindi è fatto anche per chi vuole fare, per dirli, pazzarielli, Mazzarielli, l'ho detto prima. ma non sono bravi magari a impennare senza controllo. No, bisogna farglielo capire bene, cioè voi seconda full date la botta e la moto fa lei, vi tiene in impennata Quanto Però- volete, esatto. Poi se invece volete fare old school, perché a noi l'elettronica non ci piace, staccate tutto Esatto. e fate quello che volete. Lo stesso per i traversi. Bravo, spiega. Ci sono i controlli, lo slide by brake, che praticamente arrivi, scali, pesti il freno
e se lo fai con una moto senza controlli ti si mette a bandiera, ti punta, ti lanci nell'iperspazio. Questa invece frena e molla, controlla lei il traverso e permette di fare dei traversi anche chi ha una moto ora qualsiasi. Quindi di parlare, di cicerare, io mi sono un po' rotto las pelotas dato che siamo in Spagna. Torniamo a darci un po' di gas? Vamos. Teo, dato che non voglio portarti via insieme alla moto e devo fare una ripresa molto vicina, usiamola. Andata. Porca madosca! Questo è stupido! C'ha le carote nel cervello! Bello! Qua adesso sto stretto, col cazzo mi passa! Tutto stretto. Ho paurissima, vedo la sua ombra dietro che si fa sempre più grande in certi frangenti, oddio. Qua minchia, qua sempre e fa paura. Mamma. Come gira, pazzesco. Dalle basse velocità a gas, ti gira sotto il sedere, bellissimo. Non facciamoci male, no no, è lungo zio. E qua mi entra, non voglio che mi porti a Milano. Tengo l'esterno, tengo l'esterno, tengo per... Qua. No ragazzi, ma quanto è divertente sta cazzolata! Oh! Ce l'ho, chiuso, è mia sta curva, è mia! Ho visto l'ombra, no, è mio qua, l'interno è ancora mio. Puttana, qua mi incula sempre. Si è unita anche la festa. Va via! E adesso è un party a 3! Allora, che dire? Anzi, Kevin, non penso ci sia niente da dire. Siamo divertiti, abbiamo derapato, abbiamo impennato, abbiamo grattato. Però che moto ragazzi. Le immagini che avete visto parlano da sé, non voglio star qui a rivangare la minestra come al solito. Gas e ci vediamo al prossimo video.